Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche predestinate per il mese di aprile 2025. Mm. Ragazzi, giocate in casa nel mese di aprile, c'è la carta del diavolo. Può essere un periodo effettivamente faticoso, mi verrebbe da dire, con la carta del diavolo. Di solito fa riferimento a qualche tipo di costrizione piuttosto che schiavitù, anche se vi ricordo che quando c'è il diavolo la schiavitù di solito è volontaria, siamo noi che vogliamo fermarci in quella situazione o in quella relazione, ma è anche una carta che parla di ego. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata. Ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e c'è anche il video che vi spiega che cosa sono le tarot pratiche che partiranno a fine marzo, fine marzo 2025 e insomma per qualsiasi cosa potete guardare la descrizione o eventualmente mandarmi una mail. Bene. Allora, partiamo con la temperanza. Abbiamo un fante di bastoni. Mi è volata una carta, adesso la recupero. Allora abbiamo il re di bastoni, il mago, l'otto di spade, un 5 di bastoni, un 8 di bastoni, e un cavaliere di coppe. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è l'energia del mese e dopodiché andrò a fare i vari esempi con amore, lavoro, famiglia, denaro e via dicendo. Allora, partendo dalla temperanza direi che è un momento di calma. Non so se è una calma forzata, considerato che c'è il diavolo, però la temperanza è anche una carta che ci parla di guarigione. Andiamo a vederla un attimo. Re di coppe e fante di pentacoli. Andiamo a vedere il fante. Sei di spade e 8 di coppe. Allora, ci potrebbe essere o una situazione proprio tutta vostra, dove state cercando di riequilibrarvi, mi viene da dire anche ricominciare per certi versi. Andiamo a vedere il re di bastoni. Abbiamo un 4 di spade e un 4 di coppe. 4 di spade è la stessa energia della temperanza, però qua è al contrario. Io ho la sensazione, ragazzi, che siate in un momento dove qualcuno se ne vorrebbe andare,
può anche essere da una relazione di coppia, può essere da un lavoro, può essere da una certa situazione, però è come se avessi la sensazione che non sapete bene come gestirvi. Andiamo a vedere il mago. Re di spade e 3 di spade, c'è di nuovo una carta di inizio qui con il mago. Io ho anche un po' la sensazione che dobbiate prendere il toro per le corna, come si dice, no? Con questo re di spade, che di solito rappresenta un'energia ordinata, programmata, che fa le liste, no? Il re di spade è uno di quelli che scrive tutto per capirci. Però questo, datemi una carta per il 3 di spade. Temperanza, cavaliere di denari, re di denari. È come se qualcuno... Non dico che ci sono problemi con il denaro, nel senso a livello di quantità, però è vero che probabilmente, scusatemi, probabilmente qualcuno sta o facendo fatica nel mese di aprile a gestire il denaro o potrebbe esserci come qualche riconoscimento inferiore al lavoro che avete fatto. C'è un tema lì. Andiamo a vedere l'otto di spade. Abbiamo un 3 di coppe e la giustizia. L'otto di spade è una carta che indica una sensazione di impotenza. È una carta che non vi fa trovare soluzioni. È un po', io la chiamo la carta della modalità vittima. È come se qualcuno non vedesse altra scelta se non quella cosa lì. La temperanza effettivamente può anche essere una carta di scelta, adesso poi arriviamo. Finisco di guardarle in generale e poi andiamo agli esempi specifici. Andiamo a vedere il 5 di... Ok, il 5 di bastoni spiegato da un 2 di pentacoli e un cavaliere di bastoni. Qui è come se ci fosse una difficoltà a capire da che parte andare. Il 5 di bastoni di solito indica le scaramucce, diciamo così, ma in questo caso sento che siano scaramucce anche interne, cioè tipo, non lo so, che cosa faccio, magari una parte della vostra testa vi dice una cosa, il cuore vi dice un'altra cosa, è un po' il non so che pesci pigliare. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Abbiamo un 3, scusate, un 2 di bastoni e un carro. Nonostante ci sia questa difficoltà, non so se sia proprio una difficoltà a scegliere o semplicemente una difficoltà a maneggiare qualche relazione, qualche situazione, qualche questione, insomma. Però è come se qui a un certo punto le cose prendessero il via. Andiamo a vedere questo cavaliere di coppe. Regina di bastoni, qua avete il re di bastoni. Sì, solo lì, mi sembra. Morte, 5 di spade e nuovamente l'8 di bastoni. Di nuovo un 5 di spade. Credo che ci sia da lasciare indietro qualche tipo di atteggiamento qui, ragazzi. Un po' il 5 di spade, appunto, mi parla dei conflitti interni, anche esterni, cioè con qualcuno proprio di fisico. Il mese, diciamo che scorrerà meglio se si migliorerà la comunicazione e per migliorare la comunicazione intendo la diplomazia. Perché qui ho come l'idea che ci sia una situazione dentro la quale siete e che alla fine del periodo ha bisogno di essere mossa o smossa.
Potreste anche essere in una situazione dove siete tra l'incudine e il martello, cioè siete la via di mezzo tra due forze contrastanti. Vi faccio un esempio: voi siete la mamma e ci sono il papà e il figlio che continuano a bisticciare e voi cercate di mediare un pochettino la cosa, no? Allora, andiamo a vedere caso per caso. Partiamo dal lavoro. Allora, non è male come periodo, però io ho la sensazione, anche vedendo questo diavolo, che siate in un momento dove è un po' tutto faticoso, è un po' tutto nero, è un po' tutto, mi viene da dire quasi obbligato, perché vedo il diavolo e quindi c'è come questa sorta di morsa che stringe, ok? Se siete senza lavoro, ragazzi, credo che arrivi la possibilità di un lavoro, potrebbero anche essere due offerte tra le quali dovete scegliere. Ehm, Vi dico, non so se già inizierete o se solo farete, diciamo, firmerete il contratto, però sta di fatto che per quello che riguarda i colleghi, le persone, diciamo così, che sono intorno a voi, sento che potrebbe esserci un buon periodo, ok? Poi, per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, allora, per le persone che sono dipendenti, ragazzi, potrebbe esserci una regolarizzazione dei conti su una situazione che non è proprio liscia, semplice, felice. Qualcuno potrebbe anche rivolgersi ad un capo per mettere fine a certi soprusi, mi verrebbe da dire. Vi dico così perché c'è il 5 di bastone e il 5 di spade, eh? Quindi poi ognuno di voi adatti la lettura alla propria realtà, però la sensazione è che ci sia come un alone un po' scuro che nel mese di aprile si dissolverà. C'è anche la morte alla fine della lettura, credo che sia proprio un boh, basta, non mi aspetto più niente da nessuno, vado avanti per la mia strada e finito. Se siete autonomi, allora io qua ragazzi vedo dei contratti che effettivamente potrebbero arrivare, potrebbero essere non semplici come clienti, detto sinceramente, e vi dirò che in qualche caso potreste anche mandarne a stendere qualcuno. Perché ho come la sensazione che potrebbe arrivarvi quel cliente difficile che rompe sempre le scatole per il dettaglio, che vi chiede 50.000 fogli, che per carità è nel suo diritto, però rallenta il vostro lavoro, come questa sensazione. Diciamo che è come se aprile fosse un mese di pulizia, ho come questa sensazione. Quello che non funziona semplicemente con la carta della morte lo lascerete indietro. Mm? Tenete presente che la carta della morte è una rinascita, quindi si tratta di tagliare con cose vecchie e ricominciare in modo nuovo. Quello che sì mi viene da dire con questo cavaliere di coppe al contrario è che se per caso vi state aspettando qualche aiuto dall'esterno, non contate su quell'aiuto. Mm. Per quello che riguarda i progetti, allora, secondo me ci sono dei progetti che qui potrebbero effettivamente partire nel mese di aprile. L'unica cosa che mi sento un po' di dirvi, siccome avete qui anche questo 2 di pentacoli, cercate di selezionare, soprattutto se ne avete più di uno di progetto, quello che effettivamente volete far partire, quello che potrebbe essere più fruibile, più economicamente migliore. Più economicamente migliore non si dice, ma va bene lo stesso, mi avete capito. Credo che si arriverà ad un punto dove dovrete sacrificare o una parte di un progetto o se sono più progetti, uno di questi dovrà essere messo in stand-by per far sì che l'altro parta in modo deciso. E parte, in modo deciso. Per quello che riguarda i soldi, ragazzi, allora, secondo me non è un mese malvagio,
a livello di economia. L'unica cosa è che con tutte queste carte al rovescio e con la morte, il 5 di spade, è come se vi consigliassero di essere più oculati con quello che spendete. Non è che vedo particolari problemi o perdite, no, per la gran carità, però se per caso avete appunto diversi progetti in testa o ma no, sono più progetti che debiti, sinceramente, però comunque è come appunto se doveste fare un elenco con il re di spade di quello che effettivamente può essere acquistato, comprato, comunque affrontato questo mese e quello che invece può aspettare. Per quello che riguarda l'amore. Allora, se siete single, ragazzi, vi dico che potrebbero arrivare anche più di una conoscenza. Credo che molti di voi non stiano neanche cercando, è una cosa che capiterà un po' così, sorpresivamente. Potrebbero essere due personaggi. Beh, vi dirò, uno soprattutto vi colpirà. Potrebbe essere una persona giovane, una persona giovanile anche, però devo dire molto saggia. Ma è come se o qualcuno di voi non fosse interessato o potrebbero esserci come dei problemi a livello di gestione della distanza tra di voi, ecco. Però comunque è una nuova conoscenza che con, con una comunicazione fluida può far sbocciare qualche cosa. Non vedo i fuochi d'artificio questo mese, ragazzi, ve lo dico, è più una conoscenza, ok? Che non una relazione già vera e propria. Anche perché voi avete questo diavolo, siete in una fase dove dovete guarire, avete come voglia di fare cose nuove, probabilmente molti hanno voglia di uscire da questa situazione un po' stantia, anche qui avete l'otto di spade che comunque è una carta che tira giù, è la carta, io lo chiamo la carta della modalità vittima, ok? Modalità perché? Perché quando uno vuole cambia la modalità vittima, cambia il modo di pensare, cambia le vibrazioni, ci sono delle tecniche specifiche per farlo, però si può fare. Ok, allora per chi invece ragazzi è in una relazione consolidata, cioè ufficiale, allora credo che ci sia la necessità di rinnovare un pochettino la relazione. Cioè, è come se ci fosse bisogno di stimoli nuovi all'interno della coppia. Potrebbero anche essere obiettivi nuovi, potrebbero essere programmi, progetti, cioè nel senso come l'idea che abbiate bisogno di muovervi a livello di coppia, di fare esperienze, anche confrontarvi con altre coppie potrebbe essere utile. Tutto sommato lo vedo un mese dove sarà utile migliorare la comunicazione o comunque la maggior parte dei temi contrastanti potranno essere risolti attraverso una comunicazione fluida, diplomatica anche mi verrebbe da dire. E che qui con la carta della temperanza c'è un inizio statico, se vogliamo. Andando verso la fine, qua vedo come un movimento, abbiamo 1, 2, 3 cavalli, ok? Quindi 4 se conto anche questo, però è nel quadrante inferiore, quindi secondo me c'è un movimento a livello di coppia. Non dico che sarà un mese tutto liscio, perché comunque è vero che avete un 5 di spade, un 5 di bastoni, quindi qualche discussione ci sarà, però tutto sommato, parlando onestamente con il o la partner, credo che una soluzione si trovi. O se non si trova una soluzione, ragazzi, con la carta della morte si taglia il problema. Potrebbe essere un taglio alla relazione, ma non lo vedo tanto per adesso. No, è più un cambiare atteggiamento, un non voglio più stare in questa situazione da diavolo che mi fa sentire costretto o costretta. Ehm, è come se foste fermi, io le chiamo vacanze forzate.
nel senso che siete lì fermi, che state pensando, che state cercando di capire come muovervi, come andare avanti, ma c'è qualche cosa che vi blocca. E quindi chiamiamole vacanze forzate, ok? Vacanze nel senso che uno è fermo lì in un posto. Ehm, Invece, per chi ha una relazione extraconiugale, clandestina, indefinita, non ben comprensibile, mettiamola così, senza etichetta. Dunque, le cose, ragazzi, possono essere un po' complicate questo mese, soprattutto a livello di dialogo. C'è anche Mercurio retrogrado, ragazzi, quindi è facile che ci siano come degli intoppi nella comunicazione, dei misunderstanding, delle incomprensioni, è come se ci fosse qualche cosa che grippa un pochettino questo mese dal punto ehm, della comunicazione, ma vi dico che se per caso vi state aspettando che sia l'altro a muoversi e voi dite no, io sto ferma, non mi muovo, o fermo, non mi muovo e aspetto che qualcuno arrivi a, ecco, non è quello il mese. Sento che non è quello il mese, cioè se volete risolvere le cose andate voi, se volete mettere dei paletti andate voi, se volete organizzare qualcosa col vostro partner fatelo voi. Perché ho come la sensazione che dall'altra parte ci sia un po' di, mi viene da dire rammollimento, ma non è una bella parola da dire. C'è, c'è fiacca, dall'altra parte sento che c'è fiacca. Non so se perché l'altra persona non abbia voglia di affrontare certi temi, se per caso c'è un tema con la distanza, se non si vogliono vedere certi temi e quindi sia un po' impossibile affrontarli, però ho come l'idea di dovete essere chiari. Comunicazione chiara e diretta, in modo che l'altro o l'altra non possa dire ah ma io non avevo capito. No, 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 se vuoi te lo metto per iscritto, però devo dire che effettivamente sì che ci saranno dei conflitti tra voi e l'altra persona e ad un certo punto qualcuno con la carta della morte alla fine del periodo potrebbe anche decidere di mettere fine o alla discussione o alla relazione. Vi dico questo perché sento che per qualcuno la relazione è iniziata da poco, non è una relazione di mesi o anni, può essere qualche mese. Se invece è una relazione di anni, sapete già com'è il modus operandi e quindi devo dire, ognuno di voi prenderà le proprie scelte, insomma. Per quello che riguarda la salute psicoemotiva, allora, secondo me questa temperanza vi gioverà non poco, perché è come se con queste due carte foste obbligati un pochettino a pensare, a macchinare qualche cosa per uscire da questa situazione di stallo. E sento che a un certo punto prenderete questa decisione, farete questa scelta, vi muoverete, andrete oltre, che sia oltre la persona di interesse, che sia oltre la vostra situazione lavorativa, però come l'idea che a un certo punto vi muoverete in avanti. Qui avete il carro, qui avete la morte e un cavaliere qua. Quindi cavalli ce n'è alla fine della lettura. C'è come appunto un movimento. Per quello che riguarda invece i familiari che sono intorno, familiari, parenti, diciamo le persone che vi sono intorno a voi, che ci sono intorno a voi, ehm, anche lì, ragazzi, è un periodo che con la comunicazione non va mica tanto bene, ma perché appunto un po' Mercurio, un po' perché magari voi siete ancora in fase di riequilibrio, quindi certi argomenti non sapete ancora bene come affrontarli, però ho come la sensazione che potrebbe esserci una sorta di distacco tra voi e il mondo esterno in generale, come se non lo so, non aveste voglia di... Potreste essere voi che rifiutate le persone intorno a voi o le persone intorno a voi che rifiutano la vostra presenza o più che tutto quello che dite. Perché sento che con questi due 8 di bastoni è un mese abbastanza, ci sono anche due 5, è un mese abbastanza focalizzato sulla comunicazione. Giustamente perché c'è Mercurio retrogrado, mi sembra giusto. Che altro posso dirvi, ragazzi? Andiamo a vedere un po'.
Mi sembra di aver toccato tutti i punti. Un'erbaccia è un tesoro, e un tesoro è un'erbaccia. Wow! Questa carta io la adoro perché è un po' come se vi dicesse cambiate il punto di vista, cioè nel senso che è un po' la temperanza, questo riequilibrio e il lavoro di questo 8 di spade, no? Quello che per qualcuno è un tesoro, per qualcun altro può essere un'erbaccia. Il senso è un po' questo. E quindi un'erbaccia può essere un tesoro, c'è qualcuno che apprezza, chiamiamole erbacce, no? Mi vengono in mente le erbe di campagna, le erbe di montagna, che in realtà sembrano erbe di campo, però quando si raccolgono e si fa il decotto sono erbe curative, quindi potrebbero essere un tesoro. Allo stesso modo, un tesoro è un'erbaccia, cioè qualche cosa che io reputo un tesoro, non lo so, faccio un esempio, un Mercedes può essere un tesoro per me perché è quella roba lì che volevo tanto, tutto qua, per un altro può essere un'erbaccia, cioè magari a quest'altra persona non interessa avere una macchina come un Mercedes, basta una Panda per capirci. E perché può essere un'erbaccia? Perché magari si associa al Mercedes le spese, il costo, il carburante, via dicendo. Quindi è come se vi invitassero a vedere le cose in modo relativo, cioè non tutto quello che voi percepite come reale lo è realmente, perché per un'altra persona può esserci una realtà diversa. È un po' come se vi invitasse alla flessibilità, eh? Andiamo a vedere un ultimo oracolo, una fatina. Ispirazione. Resta preparato, vi dice questa fatina, perché riceverete presto la fata dell'ispirazione. Rimanete attenti perché può parlarvi in ogni momento. E mi viene sempre in mente la carta della temperanza perché è una carta che a me ispira molto la meditazione e quindi con la meditazione è facile che arrivino idee, canalizzazioni in generale. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti perché a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Un altro settore dove tratto le credenze limitanti è nella sezione abbonati. Chiaramente il lavoro è un po' più generico perché non avendo la persona davanti non posso fare un lavoro cucito sulla persona, però è anche vero che nella sezione degli abbonamenti tratto anche temi come la metafisica, la metamedicina, i quarzi, l'elaborazione dei traumi, cioè è un percorso un po' più completo, mettiamola così. Quello sulle credenze limitanti personale è focalizzato e specifico, mentre il percorso negli abbonamenti è un po' più ampio, ok? Comunque, se volete dare un'occhiata ai video, i titoli sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!